Tutti si è comprati, tutti si è Sì, comprati. perché non hai visto l'ultima? Guarda che spettacolo! Scopriamo questo mondo! Ci siamo quasi, stiamo girando sul DP Track e ci stiamo divertendo come matti. Lo so, volete sapere subito il giorno di apertura. Ragazzi, ci vorrà ancora un po' perché siamo pronti al 100% per girarci, però mancano i dettagli e fino a quando non ci sono quelli noi non apriremo. Alcuni di voi ragazzi hanno avuto la fortuna di vedere qualche piccolo scorcio così di nascosto e sono rimasti a bocca aperta. Questo ha portato un effetto impressionante. Alcuni hanno avuto veramente anche la possibilità di provarlo e subito. 2 giri, passione mini Z, iniziamo a divertirci. Non vi dico le serate ragazzi che stiamo passando qui. Quando abbiamo un minimo di tempo libero in tarda serata, magari riusciamo a farci una piccola bagarre, ci divertiamo come matti con le Kyosho mini Z. Non parliamo assolutamente di modelli giocattolo, di modelli tanto per. Ragazzi, non hanno nulla da invidiare a modelli di scala maggiore, perché si comportano come loro, anzi anche meglio di loro. La nostra più grande soddisfazione è stata quella di riuscire ad applicare e trovare un fondo unico nel suo genere che permette a queste mini Z di girare come se fossero dei modelli. Adesso non voglio esagerare, ma sembra di portare un modello in scala 1:10, un 1:10 Touring, ed è quello l'effetto che volevo, perché io mi sono innamorato delle mini Z sin dalla prima volta che le ho provate su moquette oppure sulla loro pista, e lì dicevo non mi piace tanto, però questi modelli hanno un gran potenziale e poi sono bellissimi, sono spettacolari. Poi parleremo di questi dettagli. Quindi che cosa ho deciso ragazzi? Ho deciso di sfruttare uno spazio della nostra attività e andare a realizzare il DP Track, circuito che vi abbiamo presentato nella condizione iniziale qualche mese fa. Da qualche mese a oggi i lavori sono sempre andati avanti, una cosa unica nel suo genere, però ci vuole tempo. Comunque ci stiamo girando, ci stiamo divertendo e io sto diventando pazzo con le mini Z, perché è un altro mondo, cambia tutto ragazzi. Ci sono 3000 parametri da andare a vedere, ma come ci sono diverse tipologie. Per esempio la categoria regina è proprio questa qui, è la MR03, che ormai viene chiamata RWD Series. Quindi trazione posteriore, molto semplici. La nostra idea principale è quella di girare tutti quanti stock con il minimo di accorgimento, quindi possiamo cambiare il tipo di pneumatico che fa veramente la differenza, li ho già provati tutti. Possiamo cambiare le molle, qualche piccola regolazione, ma l'importante è girare stock, perché l'idea del DP Track è quella di poter far divertire tutti quanti spendendo il meno possibile, ma soprattutto senza dover star lì a dire oddio che faccio cose strane, aspetta prendi macchina stock. Si può ottimizzare l'assetto come ho fatto per la mia MR o RWD Series e da lì poi basta, devi solo lavorare di manico. Quindi come dicevo, trazione posteriore, guardate che dettagli spettacolari. Andiamo poi sulla VD Series All Wheel Drive 4x4. Queste arrivano con la configurazione, anzi con i pneumatici da drift. Sono molto divertenti, sono ancora più semplici, non sono veloci come le RWD, ma non tanto per il peso, anche per quanto riguarda la percorrenza in curva. Cambia il tipo di carrozzeria che viene data, perché questa è una carrozzeria molto più stretta rispetto a quella della RWD Series, però cambiando i cerchi, cambiando l'offset dei cerchi, e c'è tutto e costa tutto poco, si possono anche adattare alcune carrozzerie della serie all-wheel drive alla serie RWD. Non tutte però la maggior parte sì. Questa è la serie 4x4, questa è una povera Skyline GTR R34, la prima che è entrata in pista, l'abbiamo distrutta, ha fatto voli da oltre 1 metro di altezza, perché al secondo piano stiamo veramente alti con la pista, per 2 piani. Però abbiamo raccolto tutti i cocci e adesso con un po' di colla la rifaremo diventare nuova. Dopo la serie all-wheel drive c'è la serie Bacchi. Telaio, anzi piattaforma MB010, sempre stock, divertentissima. Questa
è veramente la serie che ci permette di girare il più possibile, perché possiamo utilizzarla praticamente ovunque. Noi giravamo con questa inizialmente perché, non avendo ancora applicato il fondo, che naturalmente adesso è installato, non avevamo un grip adeguato per queste piccole ma scattanti macchine radiocomandate. Quindi giravamo col buggy che cosa ci ha dimostrato? Una robustezza infinita, voli, cose dell'altro mondo, lasciamo sta. Logicamente si potrà girare anche con queste sul DP Track. Queste sono le 3 tipologie, però non cambia solo quello, ragazzi. RWD Series utilizza la piattaforma MR03, ha tanti lati, tanti aspetti da dover andare a guardare, e oggi non è che ve li mostro tutti quanti, perché ragazzi è veramente un mondo completamente diverso. Va studiato, è abbastanza complesso, ma io sono qui per questo. Lo sto facendo per voi, lo sto facendo per farvi divertire con una categoria, con una disciplina, con dei modelli che sono stupendi e sono veramente tanto divertenti. Quindi oggi ci dedichiamo alla categoria regina, quella più diffusa. RWD MR03 Series, chiamiamola così. Andiamo a vedere sotto questa carrozzeria cosa si nasconde. La apro lentamente e stacco subito il kit luci, questo realizzato nei nostri laboratori, fatto molto leggero con led molto potenti. La Kyosho realizza anche dei kit dedicati, potete trovare tutto sul nostro online shop, perché per le mini Z abbiamo fatto un lavoro veramente eccelso. Trovate già tutta la sezione dedicata ai ricambi, agli upgrade, alle carrozzerie, insomma trovate tutto. Vado a spengere il mio modello e ve lo presento. Allora, qui praticamente troviamo la configurazione stock della categoria, chiamiamola così, interasse, gareggiata, come volete, MM. Ormai quelle più diffuse per quanto riguarda la serie RWD sono quelle con all'anteriore la tipologia di carreggiata wide, quella larga, ma all'interno della confezione troviamo anche tutto il necessario per renderla più stretta e magari andarla ad adattare a carrozzerie diverse, come per esempio le stradali o come ad esempio le carrozzerie da GT. E l'interasse del tipo MM, interasse è centroasse anteriore e centroasse posteriore, perché cambia anche quello. La categoria GT ha l'interasse da 98 mm, mentre la categoria, chiamiamola Le Mans, ma in verità viene chiamata LM, come potete vedere, più lunga. E cosa cambia montando questa carrozzeria? Tutto, ragazzi, ma non tanto le componentistiche da dover andare a cambiare, ma proprio il comportamento del modello, perché le componentistiche da cambiare sono veramente poche e poco costose. Basta cambiare il supporto motore, il basculino posteriore, il differenziale e spostare qualche vite. Basta, il resto già l'avete tutto, quindi con una spesa minima potete provare diverse carrozzerie. Io sulla mia ci sto girando semplicemente con 2 modifiche: molle più dura all'anteriore, c'è il kit completo e costa veramente poco, e un ammortizzatore a olio, ultimo optional che ha fatto veramente tanta differenza, il basculino, chiamiamolo così, in carbonio. Una confezione ne contiene 3 tipi, va a cambiare la durezza, cambia veramente tanto il modello. Ho sentito veramente tanta differenza sia per quanto riguarda questo componente qui che per anche le molle anteriori. Gomme 20 short posteriori, 30 short anteriori originali Kyosho. Una confezione di pneumatici ne contiene 4, posteriore è più largo, anteriore è più stretto. Queste gomme hanno una durata veramente notevole sul nostro circuito. Sto girando con delle classiche batterie ricaricabili della Gen 6 che mi garantiscono un'autonomia di oltre 30 minuti, cioè una cosa veramente incredibile. Parti, giochi, fai delle battaglie infinite. E poi il bello è che si possono personalizzare i modelli, cambiando giusto i cerchi per cambiare l'offset si possono montare diverse carrozzerie. Quindi immaginatevi, domani facciamo una gara solo per modelli giapponesi stradali, oppure facciamo una gara solo per modelli GT, oppure facciamo una gara solo per modelli tipo Le Mans. Questo è veramente uno spettacolo, e lo spettacolo più grande è che è economico, non richiede tanta manutenzione, veramente
poca, noi stiamo girando sullo sporco, quindi vedete, non è che la tengo perfettamente pulita, una pulita ogni tanto, poi ci vuole un attimo, cioè roba da poco. Vuoi venire a girare? Ti può piacere questa tipologia? Magari hai abbandonato il modellismo perché è troppo complesso, porta di quello. Ti vuoi divertire come se stai portando un modello 1 a 10 Touring? Fidatevi che è così, è lo feedback. Io non ho detto nulla a nessuno. Chi ha provato, chi ha avuto la fortuna di poter provare in anteprima il tracciato mi ha detto: ma stai di davvero? Cioè a me mi sembra di portare un Touring. Una volta acquistata la Mini Z stock, cosa vi consiglio da fare per girare alla grande sul nostro tracciato? Cambiate le gomme e se volete le molle. Basta, il resto è superfluo. Poi è normale, possiamo montare brushless, 3500 cose, ma sono fondamentali? Non lo so, se poi troviamo tra le varie sfide che ho in mente di fare all'interno del DP Track, c'ho dei format veramente stradivertenti che non vedo l'ora di proporvi, vabbè, non vedi qua. Andiamo avanti, vediamo un po' questa Mini Z come è fatta. Allora, smontiamo un po' questi pneumatici con cerchi stupendi, già tutta cuscinettata. Questo è il differenziale, guardate che sporcizia ragazzi, guardate quanta. Questo è per farvi capire, cioè, la manutenzione che può richiedere. Ma che vi pensate, cosa può essere? Leviamo il differenziale posteriore, leviamo le ruote anteriori e fatto questo prendo il mio Magic Cleaner. Ok, lo lascio agire, poi gli do una botta con un bel pennello delicato perché queste sono micro macchine. È un attimo pulirle, smontarle, ci vuole un attimo. E ci vuole anche un attimo a fare la manutenzione, perché ragazzi a livello elettronico che cosa volete controllare? Se non si brucia nulla non c'è nulla da controllare, e anche lì dovremo andare a parlare del sistema radio. Però andiamo avanti sul lato meccanico. Io che cosa faccio? Una tantum, veramente. Prendo la mia Mini Z, vado a togliere la carrozzeria, come avete visto col Magic Cleaner gli do una bella pulita volante, tanto per questi modelli questo è il prodotto perfetto, perché non danneggia nessun componente meccanico e elettronico, e poi asciuga anche da solo se non avete aria compressa, però magari dovete spazzolare un po' di più. Pulito il modello, vado a smontare prima di tutto i pneumatici, anzi i cerchi, gli do una pulita, controllo che stia tutto bene, che non ho strusciato sul marciapiede. Mamma mia, guardate, sembrano proprio i veri Rice. Gli RE30 sono stupendi. Controllo il differenziale posteriore, nessuna usura. L'ultima volta ci ho messo del grasso, quello che utilizziamo noi, quello nostro, insomma, il grasso per ingranaggi, però sinceramente voglio riprovarli a secco, quindi li pulirò e poi li andrò a riprovare a secco, perché inizialmente l'ho trovata un po' più dura, partiva un po' più posteriore. Vabbè, smontato il differenziale, andrò adesso a togliere il grasso, pulisco i cuscinetti. E volete sapere come faccio? Con questo utensile inserisco il cuscinetto. Questo serve per provare, vedete un pochino adesso sono bloccati, quindi prendo il mio bello sgrassatore pulitore, ce lo spruzzo sopra in abbondanza, sento come gira e poi un goccetto d'olio. Trovate tutto sul nostro online shop. Fatto questo rimonto tutto e io sono pronto a girare nuovamente, perché non ci sono altri organi da dover manutentare. Uno, porca miseria, me l'ero scordato, il motore. Prendo il mio sgrassatore pulitore, ce lo spruzzo per bene dentro mentre lo faccio girare, così si lava proprio il motore, 2 goccette d'olio sulle bronzine dove scorre l'albero motore e stiamo a posto. L'usura che ho riscontrato, oltre a quella dei pneumatici che veramente è lunga, ancora è più lunga, quindi sono molto durevoli i pignoni che si consumano. Nella confezione vi vengono dati 3 pignoni, 2 oltre a quello già installato con i relativi supporti motore, quindi non avrete problemi di accoppiamento o quant'altro, ma potrete fare vari test di più a lungo, meno a lungo, più a corto, meno a corto. Fatto questo, rimontate tutto e il modello andrà uno spettacolo. Scelgo la carrozzeria da dover applicare.
Al momento posso decidere se la Corvette, se montare la mia vecchia AMG GT3 oppure la P1, ma qui devo cambiare il supporto, vabbè, posso fare tutto quanto. Comunque ragazzi, questo è il primo approfondimento sui modelli Mini Z di casa Kyosho. Ci tengo che mi chiediate direttamente voi: Daniele, voglio vedere questa tipologia di Mini Z, ce la porti? E ve la porto. E poi rimanete sintonizzati, perché a breve, per me a breve, per voi magari è lontano, non so dirvi quanto, perché noi non ci fermiamo mai, ma a breve ci sarà l'apertura ufficiale del DP Track. Io vi ho promesso che avrei realizzato qualcosa di unico e vi prometto che ci stiamo riuscendo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi video. Un saluto a tutti, ciao!